Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore della seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta dell'appeso. Può essere un momento dove riuscirete a vedere l'altra faccia della medaglia o dove vi sarà richiesto di mettervi nei panni di qualcun altro. Diciamo che è un momento principalmente di riflessione e osservazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo la luna, un 2 di bastoni, un 10 di spade, re di bastoni, abbiamo il giudizio, la morte e un 5 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e questo rappresenta il vostro movimento energetico nella seconda parte di aprile e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Se avete qualcuno in testa invece vi invito a rimanere perché nella seconda metà del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse nella seconda metà di aprile, senza importare il tipo di legame che vi unisca. Quindi potete essere conoscenti piuttosto che frequentarvi già da un po', essere amanti, avere una relazione senza etichetta, non importa. Va bene, allora partiamo da questa luna che potrebbe rappresentare delle paure, potrebbe rappresentare delle proiezioni, una realtà vista a metà e avrebbe un senso qui con la carta dell'appeso perché anche l'appeso vi dice che c'è bisogno di andare oltre, di guardare l'altra faccia della medaglia. Potrebbe esserci un tema già con un personaggio, siccome c'è questo imperatore. Può essere qualcuno che magari conosciate o avete avuto precedentemente nella vostra vita. Qui c'è anche un 7 di spade. Io ho come la sensazione che qualche cosa non sia chiaro, perché sia il 7 di spade che la luna mi parlano di qualche cosa che non si vede, che non viene rivelato e può essere inerente una persona specifica o a qualche tipo di situazione particolare. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Sacerdotessa, c'è da guardare al di là. È interessante come la raffigurazione di questo 2 di bastoni abbia le sbarre, diciamo i bastoni così, e qui anche nella sacerdotessa. Poi abbiamo una regina di pentacoli, un fante di coppe e un 7 di pentacoli. Carta di attesa, anche il 7. Io sento che è come se doveste guardare oltre un tema materiale. Non so se la materialità sia la vostra, cioè vi faccio un esempio, voi guadagnate x mila euro all'anno e cercate una persona che guadagni almeno più di voi, per esempio. Potrebbe essere il fatto che vi fissate su determinate, come vi posso dire, modalità di vita, abitudini di vita, potrebbe anche essere questa la parte materiale,
io vivo in un modo e quest'altra persona vive in un altro, o io vivo in un modo particolare ed è difficile per me trovare la persona che si incastri. Però anche qui con il due di bastoni e la sacerdotessa, secondo me vi dicono di guardare oltre. Vi dirò, per qualcuno con questo due di bastoni potrebbero essere due energie, e difatti sì, potrebbero anche essere due energie con le quali avrete a che fare nella terza settimana di aprile. Andiamo a vedere 10 di spade. È come un'indecisione, qualche cosa da dover scegliere, una strada da dover intraprendere, c'è come un passo da dover fare. Qui abbiamo matto, regina di coppe e re di pentacoli. Come se si volesse iniziare un nuovo capitolo, qui ragazzi. Allora, la sensazione che ho io, dunque, se proprio non avete nessunissimo in testa, come vi dicevo, c'è una persona o due che potrebbero comunque affacciarsi durante la terza settimana del mese. Diciamo che parliamo di una persona sola. Io ho come la sensazione che, allora, uno, potrebbe esserci differenza di età tra voi e quest'altra persona. Potrebbe esserci differenze di ceto sociale, di abitudini di vita, come vi dicevo. Ci sono delle differenze. È un po' come se da un lato ci fosse questa questione che vi pesa, dall'altro vorreste buttarvi in questa nuova situazione. Adesso andiamo a vedere il re di bastoni. Carro e imperatrice. Io ho come l'idea che ci sia uno dei due che abbia come questo fervore, questo entusiasmo, questo... Vi dirò, uno dei due potrebbe, e potreste essere voi anche, mentire sulla propria situazione romantica o diciamo così, omettere delle parti, anche se comunque c'è un sette di spade qui all'inizio. Potrebbe essere un tema anche legato ai figli, per qualcuno magari non dire che avete dei figli per non spaventare l'altra persona, perché magari vi piace, o potrebbe anche essere l'altra persona. Vi ricordo che le letture possono essere anche a specchio. Però qui c'è un tema con qualche cosa di immateriale, con qualche cosa di costruire. La cosa interessante, ragazzi, fino adesso avete re e regina di pentacoli, imperatore e imperatrice, che va già bene. Andiamo a vedere questo giudizio. Va già bene perché si parla di una coppia, insomma, già di un certo spessore. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni. È un tre di spade. Andiamo a vedere anche la morte. Giustizia. Oh. E 8 di pentacoli. Guardate, sento che è come se... Perché questo giudizio mi richiama un po' l'energia di questo appeso, no? Cioè nel senso è al contrario, non c'è questa visione globale, questa visione completa, è come se riusciste sempre solo a vedere le due parti e a non vedere come potete incastrarvi con questa persona. È come se ci fossero delle cose che vi attirano e delle cose invece che vi respingono di questo personaggio. Io sento che qui c'è da rompere con degli schemi, rompere con delle abitudini, rompere con delle quotidianità e, diciamo così, costruire qualcosa di nuovo. Perché sia con la carta della giustizia che con la carta della morte sento che c'è come un qualche taglio netto da dover effettuare. Andiamo a vedere il 5 di bastoni perché non vi nego che finendo con questa carta le cose potrebbero non essere semplici. Abbiamo un 9 di bastoni e la carta del sole, ma si risolveranno. Io sento che con la carta del sole si risolveranno. Qualcuno potrebbe
Mi viene da dire un po' gettare la spugna o comunque dire vabbè, basta di litigare, facciamo come vuoi tu e va bene così. Mi prendono un po' per sfinimento. Però è anche vero che qui si rompono degli equilibri, ragazzi. Non vi nego che con queste carte per qualcuno potrebbe essere una persona sposata o impegnata, incontrata o che andrete a incontrare nel posto di lavoro, potrebbe essere un cliente, un fornitore, un nuovo collega. Io ho come l'idea che ha un potenziale questa relazione. Vi dico, fate attenzione perché uno dei due potrebbe mentire sul proprio stato economico, sul proprio stato materiale, su dove vive, ipotesi, su come sviluppa la sua giornata, qualche cosa che è nel tangibile, nel mondo terreno, diciamo, cioè come o una parte di verità che viene omessa o viene un po' manipolata. Quindi quello che mi viene da dire è di non credere esattamente a tutto quello che vi dicono, ma di chiedere delle prove se potete, no? Per vedere che effettivamente questa persona dice la verità. Potrebbe anche esserci un certo tipo di distanza, ehm, ma sì, io sento come se una parte materiale vi tenesse lontani. In qualche caso potrebbero essere i figli, in qualche altro caso potrebbe essere lo stile di vita, in qualche altro caso il lavoro, in qualche altro caso il fatto che magari a livello culturale a voi piacciono, che ne so, le mostre, questa persona va, non lo so, alle partite di calcio o di pallavolo, quello che vi pare. Cioè è come se ci fosse un qualche cosa che non sapete se realmente si incastra o no e vi facesse venire dei dubbi. Però ad un certo punto è come dire, ok, vaffanbagno tutti i dubbi, proviamo, mi butto, però è come se aveste bisogno di rompere questi schemi mentali, di rompere queste routine, queste cose un po' quadrate. Vi dico, secondo me poi si riesce a risolvere, si riesce a trovare una buona sintonia, le cose diventano più chiare, con la carta del sole. Va bene, segni zodiacali potrebbero essere Scorpione, potrebbe essere Cancro, Pesci, Bilancia e Ariete. Va bene. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse, quindi diamo per dato di fatto che abbiate qualcuno in testa o che stiate frequentando qualcuno. Allora, 8 di coppe, 4 di denari, 5 di denari, la morte, 9 di spade, 10 di denari e 10 di bastoni. Ragazzi, sapete che per qualcuno questa giustizia al contrario potrebbe essere un divorzio, una separazione, soprattutto se uno dei due è impegnato, può essere che magari venga detto che si è divorziati, invece si è solo separati. Cioè è una cosa per lo stile. È come se venisse minimizzata un qualche cosa, venisse omesso un qualche cosa. Tenete presente che questo gruppo di carte può anche fare riferimento a un'ideologia che potreste avere inerente a un ruolo, che è quello dell'imperatore. Quindi in questo caso è un uomo, potrebbe essere l'archetipo del marito, l'archetipo del fidanzato. Tenete presente che c'è anche l'imperatrice, quindi vale anche per gli uomini con l'archetipo di moglie o di fidanzata. Allora, guardando le carte di questa persona, ed è per quello che vi ho detto il divorzio,
proprio perché ho guardato le carte di questa persona, perché non sono bellissime. Allora, partiamo da quest'otto di coppe. Io sento che in qualche modo sta cercando una nuova realtà di vita, sta cercando come di uscire da qualche momento. Potrebbe essere difficile, potrebbe essere semplicemente che abbia voglia di stare meglio questa persona. Qui abbiamo un 4 di spade e un 4 di coppe. No, ha proprio bisogno di, sì, di lasciarsi indietro qualche dolore, secondo me, qualche situazione. Il punto è che con questo 4 di pentacoli c'è una sorta di attaccamento. Qui abbiamo l'appeso e un fante di pentacoli. È come se questa persona stesse provando, riprovando e riprovando a far funzionare qualcosa nella sua vita. Devo dire che potreste avere anche un momento un po' lento nella seconda parte di aprile. Andiamo a vedere il 5 di denari. Perché questa persona è rimasta delusa. È come se 5 di spade. Io credo che abbia bisogno di essere consolata questa persona. E ruota, guardavo se avevo il mazzo dritto perché. Ok, 5 di spade è ruota della fortuna. Io credo che stia attraversando un momento un po' difficile, un momento un po' duro, dal quale sicuramente vorrebbe uscire. Però è anche vero che con questo 5 di pentacoli, 5 di spade c'è tanta confusione mentale. Può essere anche che sia un momento dove abbia carenza economica questa persona e mi spiego questo 7 di spade, il fatto che potrebbe esserci come qualche mezza verità o come vi accennavo prima, il fatto che ci sia qualche cosa in termini di materialità che non viene comunicato. Secondo me non se la passa tanto bene. Può essere anche che abbia dei debiti questa persona, magari non ve lo dice per non farvi preoccupare o per non farvi appesantire. C'è un tema col denaro, qui. Andiamo a vedere la morte. Cavaliere di spade e 8 di spade. Allora, questa persona secondo me, ragazzi, fa fatica a tagliare con qualche cosa del passato. C'è ancora una sorta di forte attaccamento, vorrebbe qualche cosa in più, ma è come se facesse fatica a trasformare questo qualcosa in più. Vi dico, ci sono due volte la morte, la giustizia al contrario, qui c'è come aria di, non lo so, ridefinire i limiti, ridefinire i confini. Anche qui sento che questa persona ha bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo nella vita. Io credo che questa persona abbia una forte carenza, qualsiasi essa sia, mentale, emotiva, materiale, economica. È entrato talmente in questo mood, in questo modo di pensare, che non si rende conto che in realtà la carenza è interna, cioè è nel modo in cui percepisce le cose, non è una reale carenza. Sapete, è come quando c'è un bicchiere con metà acqua dentro, questa persona si focalizza sulla metà vuota. C'è come un qualche lato, un qualche tema di sé che non ha ancora affrontato e che dà a questa persona la sensazione di essere in carenza, in, in una posizione di vittima, mi viene quasi da dire. La parte difficile sarà tagliare con questo passato. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un fante di bastoni, scusate, un fante di coppe, un 5 di bastoni e un 8 di coppe di nuovo. 5 di bastoni voi ce l'avete qua. Guardate, potrebbe essere un tema con voi direttamente, potrebbe essere un tema economico che
Allora, io qua non ho diavolo, che sarebbe forse la carta che me lo direbbe di più per adesso, però continuano a dirmi gioco, gioco, gioco. Quindi potrebbe essere che qualcuno possa avere dei problemi di gioco o che stia giocando con qualche cosa all'interno della relazione, che stia prendendo qualcosa troppo alla leggera. Andiamo a vedere il 10 di denari. Asso di spade. E amanti. Ragazzi, questa persona ha delle bellissime carte a fine linea, devo dire. Qui c'è una verità che viene a galla. Io ho anche la sensazione che potrebbe essere proprio una dichiarazione, potrebbe essere come un rivelarsi, potrebbe essere il dirvi, ok, questo è stato il mio problema, non te l'ho voluto dire perché non volevo preoccuparti, adesso è superato e quindi possiamo dedicarci a noi. Sento che c'è come, guardate, il 3 di Pentacoli, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un tema legato ad una casa, per esempio, potrebbe essere una persona a cui hanno pignorato i beni, ok? Ipotesi, perché? Non lo so, in un particolare periodo della sua vita ha avuto una qualche difficoltà e non è riuscito a pagare la rata del mutuo e quindi gli hanno tolto la casa. Può essere che per dire questo dettaglio ve l'abbia omesso perché si vergogna e quindi magari non ha voluto condividere questa parte di voi o non vuole condividere questa parte della sua vita fino a che non ha risolto il problema. Poi adesso dipende, le femmine reagiscono in un certo modo, cioè noi donne tendiamo a confrontarci con gli altri per trovare una soluzione, mentre gli uomini tendono più ad andare in eremitaggio, si chiudono in una grotta, pensano, quando hanno la soluzione escono. Però sembra un po' che ci sia questo movimento energetico. Andiamo a vedere il 10 di bastoni perché secondo me qui c'è un momento di leggerezza perché ci si lasciano indietro certi pesi. Infatti abbiamo un 9 di spade, l'imperatore e la sacerdotessa. L'imperatore c'era qua. Mm? Quindi è come se si ritornasse ad un certo equilibrio. Devo dire, io sento che questa persona ha dei sentimenti per voi, con la carta degli amanti ve lo dirà anche. E credo che con questo 3 di pentacoli ci sia anche la possibilità di costruire qualche cosa di solido, perché comunque la linea finisce con una carta dell'imperatore. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, questa carta parla di qualcuno che sta rincorrendo l'altro o l'altra in una relazione di codipendenza. Se ve la devo dire tutta, non so, fatemi sapere chi rincorre chi. Parla di paura dell'abbandono. Secondo me è l'altra persona, sapete che ha paura di essere abbandonata o ha paura di abbandonare, perché c'è comunque questa sorta di attaccamento, quindi credo che prima di cambiare la sua realtà a cui è attaccata abbia bisogno come di conferme. Potrebbe essere che è una persona che ha bisogno di rassicurazioni costanti. Andiamo a vedere un altro oracolo. Guardate, dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. È per quello che c'è da rompere con le abitudini e con la quotidianità. La dipendenza può essere abituati a sentire quella persona a X ora, magari durante la pausa alle 10:30 del mattino, alle 4 del pomeriggio, prima di cena, e creare come un'abitudine dove poi magari vi sentite e non vi dite niente. Credo che sia un po' quello, rompere gli schemi dove vi rincorrete. Ed è per quello, anche probabilmente che qui c'è questa ruota della fortuna. La ruota della fortuna parla anche di schemi karmici che si ripetono, o schemi che si ripetono.
e quindi c'è da rompere questi schemi di comportamento fondamentalmente. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione del video o l'iscrizione e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, solo che lì ci sono dei temi aggiuntivi di metafisica, metamedicina, parliamo di astrale, di trascendere l'ego, insomma ci sono tanti temi oltre alle credenze limitanti e sono praticamente decenni dei miei studi personali e professionali che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per darvi una mano nella vostra crescita personale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, proprio perché sono state studiate come un corso formativo. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!